Salve gente, io sono Luca e in questo video volevo parlare di quella struttura mostruosa che prende il nome di periodo ipotetico. Più nello specifico volevo spiegare perché secondo me, e sottolineo secondo me, prima che qualcuno si offenda, parlare di periodo ipotetico è un po' un'assurdità, soprattutto se si cerca di spiegare questa costruzione agli stranieri che studiano l'italiano. Ho notato che ultimamente va abbastanza di moda parlare del periodo ipotetico. Ho visto che molti canali che di solito pubblicano lezioni di italiano hanno pubblicato recentemente dei video sul periodo ipotetico. Per lo più ho notato che questi canali tendono a riproporre l'approccio tradizionale al periodo ipotetico, cioè parlano di periodo di primo grado, di secondo grado, di terzo grado, oppure periodo ipotetico della realtà, della possibilità, dell'impossibilità. Ok, tutto ciò è molto bello ed è come veniva insegnato il periodo ipotetico qualche decennio fa. Questo video vorrei provare a spiegare perché secondo me un approccio di questo tipo, soprattutto quando si tratta di stranieri, non è ottimale, anzi rischia di complicare le cose, cioè di rendere una cosa relativamente semplice mostruosamente difficile. In altre parole, questo approccio, chiamiamolo l'approccio tradizionale al problema del periodo ipotetico, è il classico esempio in cui una spiegazione grammaticale che dovrebbe aiutare le persone a capire in realtà complica le cose, perché fondamentalmente una cosa semplice viene spiegata facendo riferimento a concetti molto più complessi della cosa che si vorrebbe spiegare. Cioè, in altre parole, se io devo spiegare una cosa e per spiegarla utilizzo dei concetti che sono più complessi della cosa che voglio spiegare, non è chiaro perché io usi questi concetti. Voi mi potrete dire, vabbè, ma Luca, si è sempre fatto così, quindi vuol dire che bisogna fare così. Certo, questo può essere un approccio. Io qui vorrei dire il mio punto di vista. Allora, tanto per incominciare, le persone che spiegano il periodo ipotetico spiegano la parola ipotetico, ma non spiegano la parola periodo. Cioè, fondamentalmente, questi insegnanti danno per scontato che chi guarda questi video sappia che cos'è un periodo. Allora, il problema è che la parola periodo ha un significato comune, corrente, che sappiamo tutti, e poi la parola periodo ha un significato tecnico, linguistico, che molte persone probabilmente ignorano. Ma lo ignorano non perché queste persone sono cretine, ma perché molto semplicemente non sono linguisti, non hanno studiato la grammatica in modo formale, quindi vedono la parola periodo e danno per scontato che si tratti della parola periodo come viene usata nel linguaggio corrente. Quindi se io dico ieri non sono andato all'università perché stavo male, questo è un periodo. Ci sono due frasi. Ieri non sono andato all'università perché stavo male. Queste due frasi formano un periodo. Quindi perché si chiama periodo ipotetico? Perché fondamentalmente stiamo parlando di una struttura complessa composta di due frasi o proposizioni. Poi usiamo l'aggettivo ipotetico perché qui c'è in gioco il verificarsi di una determinata premessa. Quindi se io ho una frase come se piove non esco, questo è un periodo ipotetico perché la parte non esco dipende dalla parte se piove. Cioè se io dico se piove non esco, vuol dire che se piove non esco, ma se non piove verosimilmente che esco. Quindi il mio uscire dipende dal fatto che piova o meno. Allora, il punto qual è? Il punto è che molte persone che studiano l'italiano capiscono benissimo la parola se e verosimilmente nella loro lingua c'è un equivalente, una parola che funziona grosso modo allo stesso modo.
Quindi, piuttosto che parlare di periodo ipotetico, forse avrebbe più senso parlare molto banalmente di costruzioni con il se, costruzioni con la parola se, che è la cosa che contraddistingue questo tipo di periodi. È evidente che se io devo spiegare questa cosa allo straniero, per me e per lui o per lei è molto più semplice parlare in termini di costruzioni con la parola se, che non di periodo ipotetico. Perché, come dicevo, tanto per incominciare, se dico periodo ipotetico, in primo luogo devo spiegare cos'è un periodo, in secondo luogo devo spiegare cosa si intende per ipotetico in questo caso. Per complicare ulteriormente le cose, poi di solito cosa si fa? Si iniziano a introdurre delle sottocategorie di periodo ipotetico. Quindi c'è la categoria generale periodo ipotetico e poi di solito vengono indicati 3 tipi di periodi ipotetici. Anzi, per fare un gioco di parole io direi vengono indicate 3 ipotetiche categorie di periodo ipotetico. Il problema è che queste 3 sottocategorie di periodo ipotetico vengono distinte rispetto a un criterio che io definirei filosofico, metafisico, ovvero usando 3 parole: realtà, possibilità, impossibilità oppure irrealtà. Quindi fondamentalmente per spiegare 3 costruzioni diverse vengono chiamati in causa 3 concetti filosofici come realtà, possibilità, irrealtà. Il problema è che è molto difficile capire cosa si intende per realtà nel caso di periodo ipotetico della realtà, perché una frase come se piove prendo l'ombrello oppure se piove non esco, cioè io spiegarla in termini di periodo ipotetico della realtà è difficile. Quello che voglio dire è che va bene, uno può fare un'analisi di questo tipo, ma questa è un'analisi molto sofisticata, molto complessa, cioè richiede un'astrazione molto superiore rispetto allo spiegare come si usa la costruzione con il se, quali tempi vanno usati dopo il se. Io non voglio dire che la gente scema non capisce la differenza tra periodo ipotetico della realtà e della possibilità. Voglio dire che queste categorie, questi concetti astratti non sono per niente necessari a spiegare le costruzioni con il se. Al contrario, vi dirò di più, perché poi c'è il secondo tipo di periodo ipotetico che viene definito della possibilità, che spesso viene usato per indicare cose impossibili. Per esempio, se io dico se fossi in te farei questo. Allora, in che modo questo periodo è della possibilità? È ovvio che io non posso essere te, io sono io, tu sei tu. Quindi io uso il periodo ipotetico definito della possibilità per indicare una cosa impossibile. Quindi, al di là di tutto, quello che voglio dire è questo: evitiamo di complicarci la vita, cioè se dobbiamo spiegare le costruzioni con il se, parliamo delle costruzioni con il se, non tiriamo in ballo, cioè non chiamiamo in causa categorie astratte che non servono a niente, perché poi l'unico risultato che si ottiene con queste 3 sottocategorie è il seguente, cioè che lo straniero, lo studente straniero, quando deve usare il se va in panico, non sa assolutamente cosa fare, cosa dire, perché nella sua testa inizia il processo di selezione tra 3 varianti, cioè lo studente inizia a pensare: ma in questo caso dovrei usare quello della realtà, della possibilità o dell'irrealtà? Quindi in sostanza, se io dovessi spiegare queste costruzioni a uno studente straniero,
non userei il concetto di periodo ipotetico. Il concetto di periodo ipotetico magari lo posso usare con un bambino italiano, madrelingua italiana, che sa già l'italiano e io lo spiego quando è alle elementari. Chiaramente con uno straniero userei delle spiegazioni più semplici che hanno un'applicazione pratica più diretta. E quindi, come dicevo, esordirei in questo modo, dicendo: in italiano la parola se può essere usata in vari modi. Possiamo, ad esempio, usarla con il presente indicativo. E poi parlerei di questa costruzione con il se, poi direi: volendo, invece del presente indicativo, in determinati casi potremmo usare il congiuntivo imperfetto, eccetera, eccetera. Quindi, per riassumere quello che ho detto, io non voglio dire che sia sbagliato usare il costrutto di periodo ipotetico, cioè se uno proprio vuole usarlo può usarlo, però veramente spiegare una cosa ricorrendo a concetti che sono molto più difficili da spiegare rispetto all'argomento in questione. Anche perché, come dicevo, queste categorie sono piuttosto dubbie ed è dubbio l'uso di parole come realtà, possibilità, in realtà. Perché poi c'è il rischio di confondere il livello di analisi, diciamo, grammaticale con quello psicologico comune. E allora uno dice: se potessi usare la macchina del tempo, e allora uno si chiede: ma in che modo questo è il periodo della possibilità? Certo, poi se uno si mette a spiegare: no, in realtà possibilità in questo caso vuol dire che bla bla bla, spiegare tutte le sfumature di come vada interpretata la parola possibilità, ok. Perché fare tutta questa cosa quando in realtà si può esordire dicendo: le costruzioni col se in italiano sono le seguenti. Ma soprattutto io dico queste cose, ci tengo a dirle, perché mi sembra veramente che al povero straniero che studia l'italiano venga complicata la vita, cioè veramente invece di spiegargli in modo semplice queste sono le costruzioni con il se, si chiama in causa un concetto filosofico di periodo ipotetico, si tirano in ballo nozioni complesse che rendono il tutto più difficile. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete dei commenti, se non siete d'accordo col mio punto di vista, se volete scrivere: no, non è così, non è vero, il periodo ipotetico è importantissimo, va spiegato così, è sempre stato fatto così, scrivetelo pure, questo è il mio punto di vista. Io ho detto come la vedo e non ho nessun problema a leggere anche commenti negativi in tal senso. Ecco, questo è quanto. Detto ciò, vi saluto.